Ciao YouTube, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere qual è il messaggio degli spiriti per voi. Le varianti sono due, abbiamo il quarzo fumè e l'ametista. Fate la vostra scelta, quello che vi ispira di più. E ricordo a tutti che i contatti per i consulti privati sono in descrizione sotto il video insieme alle carte che utilizzo. Fatemi, mi raccomando, sapere nei commenti se vi ritrovate, se qualcosa si dovesse realizzare. Direi di iniziare subito con il quarzo fumè. Allora, vediamo per voi che avete scelto il quarzo fumè, qual è il messaggio degli spiriti per coloro che sceglieranno il quarzo fumè. Qual è il messaggio degli spiriti per coloro che sceglieranno il quarzo fumè? Qual è il messaggio degli spiriti? Allora, abbiamo il 10 di bastoni rovesciato. Qual è il messaggio degli spiriti per coloro che sceglieranno il quarzo fumè? Re di bastoni in orizzontale. Qual è il messaggio degli spiriti per coloro che sceglieranno il quarzo fumè? Regina di coppe in orizzontale. Qual è il messaggio degli spiriti per coloro che sceglieranno il quarzo fumè? Qual è il messaggio degli spiriti per coloro che sceglieranno il quarzo fumè? Qual è il messaggio degli spiriti per coloro che sceglieranno il quarzo fumè? Abbiamo il re di coppe e la ruota. Sul fondo abbiamo la torre. Allora, vado subito a chiarirle e ve le spiego. Allora, come messaggio degli spiriti, intanto il 10 di bastoni rovesciato potrebbe indicare diverse cose. La prima che mi viene in mente è che vi dicono che è possibile che in qualche modo riuscirete a liberarvi di un peso o di una situazione che per voi è stata pesante, dove magari avete avuto una chiusura o comunque dove vi siete sentiti traditi o pugnalati alle spalle. O comunque, se invece non avete subito voi questo, potreste avere a che fare con una persona che in qualche modo si è sentita tradita e pugnalata alle spalle, e questa persona in qualche modo si sta liberando da un peso, ok? Fanno vedere che, allora, se siete donne, ma anche se siete uomini, comunque essendo un messaggio degli spiriti, potreste avere a che fare con un uomo di segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario. Se si dovesse trattare d'amore, vedo che c'è una persona che sta aspettando il momento giusto di agire, di scrivervi un messaggio, forse sta studiando un modo per farlo, ci sta meditando su. Ad ogni modo vedo che c'è una persona che si vuole fare sentire, che vuole scrivervi, che vuole mandarvi un messaggio e sta studiando, diciamo, il modo per farlo. Inoltre questo potrebbe essere anche un messaggio per voi, nel senso che vi dicono, vi consigliano che prima di entrare in azione magari di meditare bene le cose da dire o diciamo quello che dovete scrivere magari, ok? Questo se si dovesse trattare d'amore, ma possibilmente anche in altri campi, ok? Fanno vedere qui che allora è necessario seguire le vostre emozioni con la regina di coppe. Intanto potreste avere a che fare con una donna di segno d'acqua, cancro, pesce, scorpione, ma è uscita proprio la coppia, quindi è uscito anche il re di coppe, quindi è possibile che qui si parli di anime o fiamme gemelle, è possibile che chi ha scelto questa variante avrà a che fare con un'anima o una fiamma gemella. Alle donne, soprattutto qua, viene consigliato di seguire ciò che vi emoziona e ciò che insomma vi crea una sorta di felicità, andare verso ciò che vi fa felici, rispetto invece a persone che magari sono state fredde, logiche, razionali con voi. In qualsiasi ambito, che sia l'amore o che sia il lavoro, che sia la famiglia, la casa, il denaro, qui gli spiriti consigliano di andare verso ciò che il cuore vi suggerisce, quindi ciò che vi crea un'emotività positiva, ok? Ciò che vi fa felici. Fanno vedere che le donne potrebbero avere a che fare con un uomo di segno d'acqua, cancro, pesce, scorpione, quindi potrebbe essere un'anima, una fiamma gemella, e fanno vedere che questa persona potrebbe usare la sua parte emotiva con voi per cercare di fare in modo che voi abbassiate le sue, cioè le vostre difese, ed è una persona del passato che voi già conoscete, ma con cui c'è stato un dare e avere non reciproco, nel senso che uno dei due dava meno dell'altro all'interno della relazione, della frequentazione. Agli uomini che hanno scelto questa variante, soprattutto se hanno un segno d'acqua, viene consigliato rispetto a una situazione del loro passato con una persona di aprire il proprio cuore e i propri sentimenti
perché solo in questo modo si può fare in modo che una persona abbassi le sue difese. Ad ogni modo gli spiriti vi consigliano di, anche gli uomini appunto, consigliano di aprire il proprio animo, fare ciò che li va a rendere felici sotto il punto di vista emotivo e di non chiudersi, soprattutto per quanto riguarda, diciamo, questioni del passato dove appunto c'è stato un dare e avere che non era reciproco o dove uno dava meno rispetto all'altro. Qui fanno vedere che c'è una persona, un possibile segno d'acqua, cioè un uomo di segno d'acqua, qui vedo Cancro, Pesce, Scorpione, e per cui la situazione con una energia femminile non è chiusa. Io vedo un'energia femminile che non è aperta a livello pratico, quindi non è aperta ad avere un nuovo inizio, ma c'è un uomo che forse vuole andare da questa energia femminile per far vedere di essere cambiata, come se ci fosse un cambiamento, come se ci sia questo stesso segno d'acqua che in qualche modo vuole dimostrare a questa energia femminile di essere diversa, di essere cambiata e forse vuole avere una nuova opportunità con la ruota, come se volesse un cambiamento con questa energia femminile. Quindi mi fanno vedere effettivamente una persona con cui è possibile sia la stessa persona del passato perché mi dicono che per questa persona non è finita, non è chiusa. Mi fanno vedere questo cavaliere di coppe appunto che va da questa imperatrice che però è al rovescio, quindi vuol dire che c'è un uomo di possibile segno ascendente d'acqua che va da questa energia femminile a corteggiarla, ad aprirsi a livello emotivo perché vuole avere una nuova opportunità o vuole dimostrargli di essere diverso, di essere cambiato. Per questa persona le cose non sono chiuse con questa energia femminile. Fanno vedere che in precedenza ci potrebbe essere stata una rottura di un rapporto con la carta della torre o potrebbe essere successo qualcosa che ha fatto perdere la stabilità, però dicono che dopo questa rottura c'è un cambiamento e possibilmente questa stessa persona che vuole in qualche modo dimostrare di essere cambiata. Quindi un po' un miscuglio di cose. Adesso andiamo a vedere con gli oracoli se ci danno più informazioni. Allora, vediamo. Qual è il messaggio degli spiriti per chi sceglierà il quarzo fumè? Allora, subito, velocissimo, abbiamo situazioni cicliche, quindi appunto c'è un qualcosa che tenderà a ripetersi, una situazione ciclica, quindi appunto qualcosa che tenderà a tornare, o qualcuno che potrebbe tornare, qualcuno che magari si comporta ciclicamente così, o è già successo che avesse dei comportamenti ciclici, oppure è tornato già diverse volte, o è tornata già diverse volte. In ogni modo danno una sorta di cicli, cioè una sorta di situazione ciclica che si va a ripresentare. Vediamo ancora qual è il messaggio degli spiriti. Un attimo. Qual è il messaggio degli spiriti per chi sceglierà il quarzo fumè? Eccolo qua. Un ex ossessionato che non vuole lasciarvi andare. E sul fondo abbiamo lezione karmica, quindi qua ce lo stanno dicendo, ma l'avevo già visto prima. Allora, è possibile che ci sia un vostro ex che sia ossessionato da voi, che non riesce a lasciarvi andare, però potrebbe anche indicare che voi siete ossessionati, cioè se avete scelto questa variante avete una sorta di ossessione, potreste essere anche voi, magari siete ossessionati da un vostro ex. Quindi magari il messaggio degli spiriti è quello di cercare di non, non distaccare, non che dico distaccare, però comunque l'ossessione non è una cosa positiva, cioè è un'energia negativa, non fa bene, quindi cercare un attimo di staccare con questa, diciamo, energia di ossessione che avete nei confronti di una persona, potrebbe anche essere un messaggio. Altrimenti potrebbe anche riguardare il fatto semplicemente che gli spiriti vi stanno avvisando che c'è un vostro ex che è ossessionato, che non vuole lasciarvi andare, ok? Vediamo ancora qual è il messaggio degli spiriti per chi sceglierà il quarzo fumè. Qual è il messaggio? Un attimo. Beh. Qual è il messaggio degli spiriti per chi sceglierà il quarzo fumè? Qual è il messaggio degli spiriti per chi sceglierà il quarzo fumè? Allora, si è girata ricordi con illuminazione. Quindi qualcuno potrebbe avere un'illuminazione dovuta a dei ricordi o una
cioè magari gli spiriti vi stanno avvisando che o voi avrete un'illuminazione attraverso dei ricordi che riemergeranno, o magari vedete una fotografia o vedete un segnale dall'universo che vi fa, diciamo, venire in mente un ricordo, oppure vi ricordate improvvisamente di qualcosa, quindi un'illuminazione, vi ricordate di qualcosa o di qualcuno improvvisamente, e quello magari sarà un segnale, un messaggio degli spiriti che magari vi stanno dicendo quando vedrai quella cosa che ti verrà in mente, quello è un segnale, ok? Un messaggio da parte nostra. Oppure qua potrebbe anche indicare che c'è effettivamente qualcuno, perché qua vedevo sto ex, che gli viene una sorta di illuminazione per dei ricordi che ha con voi, magari decide appunto di fare qualcosa, o comunque stanno a segnalare che comunque c'è qualcuno che vi pensa, che sente magari la vostra mancanza, perché appunto va a ripescare dei ricordi che ha di voi, ok? Ora andiamo a vedere con l'oracolo delle notifiche se ci danno maggiori informazioni. Vediamo. Allora, qual è il messaggio degli spiriti per coloro che sceglieranno il quarzo fumè? Qual è il messaggio degli spiriti per coloro che sceglieranno il quarzo fumè? Al rovescio, non la prendo. Qual è il messaggio degli spiriti per coloro che sceglieranno il quarzo fumè? Qual è il messaggio degli spiriti per coloro che sceglieranno il quarzo fumè? Allora, non incolpare me, questo è il tuo karma. Sei sempre nei miei pensieri e cosa faccio nella mia vita non è una cosa che ti riguarda, non più. Allora, intanto questa carta potrebbe indicare che magari c'è uno spirito che magari non vuole essere incolpato di quello che vi capita nella vostra vita perché dice che è il vostro karma, ok? Oppure potrebbe essere che voi siete in questo tipo di energia, quindi magari non volete essere incolpati da qualcuno per quello che gli sta succedendo, gli sta per succedere, perché magari pensate che questo è il suo karma, o altrimenti potrebbe indicare che c'è una persona che pensa questo di voi, cioè nel senso magari non vuole essere incolpata di quello che vi succede e che dice che è il vostro karma. Come vedevamo prima, sei sempre nei miei pensieri, quindi c'è una persona che effettivamente vi pensa. Questo potrebbe essere un messaggio da parte di uno spirito che magari non c'è più, oppure di una persona fisica che magari appunto continua a pensarvi, perché vedevo un'ossessione prima da parte di un ex. Sul fondo c'è cosa faccio nella mia vita, non è una cosa che ti riguarda, non più, quindi potrebbe essere qualcuno a cui voi avete chiuso le porte, avete chiuso l'accesso sui social, non vi fate vedere, eccetera, eccetera. Vediamo di averne ancora una. Qual è il messaggio degli spiriti per chi sceglierà il quarzo fumè? Allora, ho bisogno di tempo per riflettere, non riesco più a dormire senza di te, quindi potrebbe essere anche che vi stanno avvisando che c'è qualcuno che ha bisogno di tempo per riflettere o di un consiglio magari quello di prendervi del tempo per riflettere. Prima però nella stesa vedevo qualcuno che, come se prima di scrivere quel messaggio vi avevo detto c'era bisogno di riflettere, quindi o da parte vostra o da parte di una persona esterna che sta pensando bene alle prossime azioni, no? Comunque qualcuno che non riesce a dormire senza di voi e che sta riflettendo, comunque sta passando il tempo a riflettere. Ok, ora andiamo a vedere un messaggio che riceverete in amore a breve, anzi facciamo nell'immediato futuro, così. Allora, che messaggio riceveranno in amore nell'immediato futuro coloro che sceglieranno il quarzo fumè? In amore nell'immediato futuro, questa è caduta praticamente al rovescio, quindi no. Che messaggio riceveranno in amore nell'immediato futuro coloro che sceglieranno il quarzo fumè? Nuovo al rovescio. Che messaggio riceveranno in amore nell'immediato futuro coloro che sceglieranno il quarzo fumè? Allora, abbiamo no, grazie e ti amo ancora. E sul fondo sei la persona giusta per me. Quindi mi sembra tanto una dinamica, come se o voi state dicendo di no a qualcuno, però qualcuno vi dirà o vi dimostrerà che è ancora innamorato o innamorata di voi, perché pensa che siate la persona giusta, o viceversa potreste avere a che fare con una persona che vi sta dicendo di no, o che comunque è sulla difensiva, però magari siete ancora innamorati di questa persona e glielo volete dire, perché a me sembra molto una dinamica questa. Vediamo di averne ancora una. Quale messaggio riceverà? Un attimo.
quale messaggio riceveranno in amore nell'immediato futuro coloro che sceglieranno il quarzo su me. Allora, abbiamo: ho bisogno di allontanarmi da te per un po', sei sempre nei miei pensieri. Quindi vedete, c'è qualcuno effettivamente qua che sta sulla difensiva, eh. Dovete vedere un po', cioè, in che dinamica vi trovate. Se siete voi quelli sulla difensiva, allora potreste essere voi ad allontanarvi, però se invece è qualcun altro nella difensiva nei vostri confronti e che voi magari amate ancora, potrebbe essere questa persona che si sta allontanando, o che ha bisogno in qualche modo di allontanarsi. Ad ogni modo c'è della freddezza in una situazione, perché qua vedo della neve anche, quindi comunque c'è anche della freddezza. Fatemi sapere nei commenti, adesso passo alla seconda variante. Ciao! Allora, Ametista, vediamo per voi qual è il messaggio degli spiriti per coloro che sceglieranno l'ametista. Qual è il messaggio degli spiriti per coloro che sceglieranno l'ametista? Abbiamo il 5 di bastoni. Qual è il messaggio degli spiriti per coloro che sceglieranno l'ametista? Qual è il messaggio degli spiriti per coloro che sceglieranno l'ametista? Qual è il messaggio degli spiriti per coloro che sceglieranno l'ametista? Allora, non la prendo. Qual è il messaggio degli spiriti per coloro che sceglieranno l'ametista? Degli spiriti per coloro che sceglieranno l'ametista. Abbiamo gli amanti girati, il 3 di bastoni. Qual è il messaggio degli spiriti per coloro che sceglieranno l'ametista? Qual è il messaggio degli spiriti per coloro che sceglieranno l'ametista? Il 3 di coppe. Qual è il messaggio degli spiriti per coloro che sceglieranno l'ametista? Qual è il messaggio degli spiriti per coloro che sceglieranno l'ametista? Qual è il messaggio degli spiriti per coloro che sceglieranno l'ametista? La forza. Me ne serve ancora una. Qual è il messaggio degli spiriti per coloro che sceglieranno l'ametista? Messaggio degli spiriti per coloro che sceglieranno la... No, troppe. Una ha detto. Qual è il messaggio degli spiriti per coloro che sceglieranno l'ametista? Il messaggio degli spiriti per coloro che sceglieranno l'ametista. Qui abbiamo il 7 di bastoni girato. Ok. Con l'asso di bastoni e il fante di coppe girato. Ok, vado un attimo a chiarirle e ve le spiego. Allora, devo dire che questo messaggio è abbastanza complicato rispetto alla prima variante. Comunque, ci provo lo stesso. Allora, il primo messaggio che vedo col 5 di bastoni è che qui c'è una persona che ha preso il rapporto con voi, che sia d'amore o che sia di un altro contesto, quindi lavoro o famiglia. C'è una persona che viene rappresentata con l'imperatore, con l'energia dell'imperatore, quindi un'energia maschile prevalente, che ha preso il rapporto con voi come se fosse una sorta di lotta, di sfida, ok? E sembra che questa persona in qualche modo vuole avere il controllo su questa lotta, su questo conflitto, cioè è lui che vuole vincere, è lui che vuole comandare su di voi. È una persona però, secondo me, che non ha dato abbastanza, cioè non c'era un dare e avere reciproco con questa persona. Dava poco, magari uno dei due elemosinava, quindi magari voi siete quelli che magari elemosinavano le attenzioni, mentre questa persona vi dava le briciole sostanzialmente. Ad ogni modo è nata una sorta di conflitto o di competizione tra voi e questa persona. Almeno questa persona ha preso il rapporto con voi come se fosse una gara, una competizione, un gioco, ok? E vuole vincere, vuole avere il comando su questo gioco, su questa competizione. Questa stessa persona penso sia la stessa persona, qualcuno su cui ci sono state messe delle energie, si è lavorato su un rapporto probabilmente, ma fanno vedere che è una persona che probabilmente o vi ha bloccato sui social o comunque c'è stato un blocco di comunicazione o c'è un blocco di comunicazione, c'è stato anche un blocco nel lavorare sopra questo rapporto, ok? Come se questa persona in qualche modo abbia a un certo punto smesso di mettere il suo impegno, le sue energie
nel rapporto, magari voi avete fatto lo stesso. Ad ogni modo fanno vedere che questa persona è una persona che in qualche modo avete anche bloccato forse sui social perché vi spiava. È possibile che questa persona vi abbia preso in giro alle spalle o vi siete sentiti presi in giro alle spalle da questa persona e mi fanno vedere che questa persona continua a spiarvi. In particolare vedo che lo fa come se voleste controllare che voi non abbiate un altro rapporto che magari tenete segreto, che tenete nascosto. Fanno vedere che penso sia sempre questa stessa persona, ok? Se non siete voi, fanno vedere che questa persona è in una fase di riflessione perché sta prendendo una scelta, deve fare una scelta, deve prendere una decisione, sta pensando bene a che scelta fare. In questa carta fanno vedere appunto come se ci fosse qualcuno che guarda da dietro questo, cioè quest'uomo che guarda dalle spalle e c'è qualcuno che lo guarda da dietro, no? Mentre lui guarda l'orizzonte, come se stesse prendendo una sorta di decisione. In particolare sta pensando se buttarsi verso qualcosa di nuovo, di ricominciare da zero una situazione, anche se potrebbe essere qualcosa di rischioso. Ehm, Però se non si tratta di questa stessa energia potrebbe essere anche la vostra, quindi magari voi state dando le spalle a qualcuno che vi sta guardando però da dietro e lo state facendo perché state prendendo un momento di, diciamo, riflessione per prendere poi una decisione. Qui in questa carta del 3 di coppe fanno vedere questa ragazza che alza questa coppa o se non la alza qualcuno gliela porge, ok? A me fanno vedere che c'è una donna che è sulla difensiva, che sta dicendo di no a qualcuno, che potrebbe non fidarsi di qualcuno, potrebbe avere proprio anche del rancore nei confronti di questa persona. E mi fanno vedere un'energia femminile di possibile segno d'acqua, in particolare cancro e pesci. Mi fanno vedere che c'è un uomo di possibile segno d'acqua, cancro, pesce e scorpione, che va da questa donna che ha le difese alte, che è in questa energia di silenzio, che probabilmente gli offre questa coppa, quindi questo nuovo inizio. Quindi in qualche modo fa un gesto, diciamo, emotivo ehm, e dà appunto la sua coppa a questa energia femminile. Però questa energia femminile vedo che è in una posizione di difesa in questo momento, cioè non è propensa. Ok, infatti mi fanno vedere che è lui che va da lei. È possibile anche che questo simboleggi anche semplicemente il fatto che questa donna sta voltando le spalle a qualcuno, e si sta concentrando su altre cose, altre opportunità, che sia in amore, in amicizia, comunque sta porgendo, diciamo, la sua attenzione verso qualcos'altro, perché sta, diciamo, porgendo la sua coppa verso qualcun altro o verso qualcos'altro, ok? In particolare qua mi fanno vedere che risulta essere comunque un'energia coraggiosa, tosta, quindi gli spiriti magari vi stanno anche dicendo di, se vi rispecchiate in questa descrizione, vi stanno dicendo comunque di essere forti, di essere coraggiosi e che voi avete una presa molto forte, ripeto, se siete donne e se siete in questa descrizione, avete una presa molto forte su un'attrazione che avete con qualcuno o che avrete con qualcuno, perché mi fanno vedere che voi avrete una forza per quanto riguarda un rapporto, un'unione che ci potrebbe essere con una persona, sia sotto il punto di vista passionale che sotto il punto di vista romantico dei sentimenti. Come se in qualche modo voi riuscirete ad ammansire una sorta di bestia, cioè come se aveste a che fare magari con una personalità forte, che di solito magari la vedete un po' burbera, no? E gli spiriti vi stanno dicendo che voi riuscirete in qualche modo a far uscire la tenerezza di questa persona. E fanno vedere che appunto qua ci sarà un incontro, ok? Un incontro anche passionale, quindi gli spiriti vi stanno avvertendo che con questa persona ci sarà un incontro passionale e che in qualche modo voi riuscirete ad ammansire questa persona con cui avrete a che fare, che non specificano se è questo cavaliere di coppe, quindi questo segno d'acqua,
o è una persona nuova, oppure una persona magari che già conoscete, però non ci specificano, diciamo, la persona, ok, chi potrebbe essere, però fanno vedere che qualcuno è molto attratto da voi, sia a livello passionale sia a livello emotivo, e avete una presa molto forte su qualcuno e quindi di conseguenza riuscite in qualche modo ad ammansire questa persona. Ehm, Inoltre qua mi fanno vedere che arriva come una sorta di difensore forse, perché mi fanno vedere che in questo set di bastoni diciamo che la guerra è stata vinta. E, quindi uno è possibile che voi vinciate e la guerra se appunto siete entrati in conflitto con qualcuno, qui fanno vedere che è possibile che voi appunto riusciate, stando appunto con le difese alte, essendo in una posizione più alta rispetto alla battaglia o comunque a chi vuole fare in modo di abbassare le vostre mura, grazie a questo in qualche modo avete la meglio, ok? In più, questa carta mi fa anche pensare che questi potreste essere voi, ma potrebbe essere anche una persona che in qualche modo vi è d'aiuto, in qualche modo a tenere a distanza e a far perdere la battaglia a una o più persone specifiche che in qualche modo vogliono entrare nel vostro spazio o vogliono in qualche modo ferirvi, ok? Quindi è possibile che sia anche in arrivo una sorta di difensore, facciamo, cioè mettetela così, no? Poi se fosse qualcuno, in effetti qua abbiamo sia un re di bastoni, segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, che un re di coppe, segno d'acqua, Cancro, Pesce e Scorpione. E mi fanno vedere che in qualche modo voi rimarrete soddisfatti a livello di pensiero, proprio come se avete una soddisfazione circa una battaglia vinta, una sorta di battaglia che vincerete sostanzialmente. Ehm, Questo sì. E qua fanno vedere questo asso di bastoni, quindi è possibile che qui arrivi un'azione improvvisa anche da parte di qualcuno, inaspettata, qualcuno che prova un'attrazione forte nei vostri confronti. E sì, è un po' questo come emerge. Ora andiamo a vedere con gli oracoli, vediamo se ci danno maggiori informazioni. Allora, andiamo a vedere qual è il messaggio degli spiriti per coloro che sceglieranno l'ametista. Un attimo però, anche il tempo. Qual è il messaggio degli spiriti per coloro che sceglieranno l'ametista? Allora, abbiamo libera, libero, quindi gli spiriti vi dicono di lasciare andare, di muovervi in avanti, siate liberi oppure liberatevi. Da cosa? Massivo rimpianto, quindi da qualcuno che ha un rimpianto per voi. Dovete andare oltre qualcuno che ha un rimpianto per voi, o se siete voi ad avere dei rimpianti, dovete andare oltre, dovete insomma lasciare andare, muovervi in avanti, siate liberi, ok? Vediamo ancora qual è il messaggio degli spiriti per coloro che sceglieranno l'ametista, qual è il messaggio degli spiriti per coloro che sceglieranno l'ametista. Attimo queste carte. Qual è il messaggio degli spiriti per coloro che sceglieranno l'ametista? Abbiamo illuminazione e fingersi impegnati. Quindi, o qualcuno avrà un'illuminazione mentre si sta fingendo impegnata, impegnato, cioè magari qualcuno si finge impegnato con voi per farsi venire un'idea o per fare qualcosa, oppure come idea gli verrà il fatto di fingersi impegnato per qualche motivo, o comunque gli spiriti vi stanno suggerendo magari di fare delle cose, diciamo, per impegnare il tempo. Ad ogni modo dicono che ci sarà un'illuminazione, una rinascita o una scoperta che avrete. In qualche modo, questa è una bellissima carta comunque, cioè rappresenta il sole dei tarocchi, quindi ci sarà magari una scoperta, un'illuminazione, qualcosa uscirà allo scoperto o scoprirete la verità riguardo a qualcosa o qualcuno, oppure vi verrà un'idea. Ehm, Insomma, potrebbe voler dire tante cose. Ok, vediamo ancora. Qual è il messaggio degli spiriti per chi sceglierà l'ametista? Qual è il messaggio degli spiriti per chi sceglierà l'ametista? Perdere il sonno.
con... questo è qualcuno che vi vuole legare sostanzialmente. Allora, qui gli spiriti vi stanno avvertendo che c'è qualcuno che vi vuole tenere legati sostanzialmente, che non ci dorme la notte, perché non penso che il messaggio, cioè gli spiriti vi dicano perderete il sonno, cioè no. Penso sia proprio qualcuno che non riesce a dormire perché si sta cervellando, perché in qualche modo vi vuole tenere legato o legate a lui o a lei, ok? Quindi vi stanno avvisando di questo. Eh, ok, vediamo invece con l'oracolo delle notifiche. Allora, qual è il messaggio degli spiriti per chi sceglierà l'ametista? Qual è il messaggio degli spiriti per chi sceglierà l'ametista? Allora, mi dispiace se ti ho fatto soffrire, io non sono come gli altri, quindi c'è qualcuno che si sente diverso rispetto agli altri o che vi vorrebbe dimostrare di essere diverso rispetto agli altri, che è dispiaciuto se vi ha fatto soffrire, ok? Quindi qual è il messaggio degli spiriti per chi sceglierà l'ametista? Messaggio degli spiriti per chi sceglierà l'ametista. Io ho troppe carte. No, allora, queste sono cadute a me. Questa è al rovescio. Teniamo questa. Allora, abbiamo scusa, non dovevo sparire così e voglio dirti tutta la verità. Questa carta mi fa ripensare alla carta di illuminazione di prima. Quindi come se ci fosse qualcuno che esce allo scoperto, che magari vi dice la verità, e potrebbe essere qualcuno che è sparito e che torna chiedendovi scusa per essere sparito o sparita. Vediamo ancora qual è il messaggio. Tra l'altro si parla di spiriti e qua c'è il fantasma. Qual è il messaggio degli spiriti per chi sceglierà l'ametista? Qual è il messaggio degli spiriti per chi sceglierà l'ametista? Allora, abbiamo una faccenda in sospeso a causa mia e i tuoi occhi non mentono mai. Quindi gli spiriti vi stanno avvertendo che c'è qualcuno che potrebbe avere una faccenda in sospeso con voi, a causa sua però, a causa di questa persona, o che potreste avere a che fare con una persona che ha lasciato qualcosa in sospeso con voi. Potrebbe essere una persona che non riesce più a dormire, e lo vedevamo qua, perdere il sonno, non riesco più a dormire senza di te, ce l'abbiamo sul fondo che magari è attratta molto dai vostri occhi, in qualche modo questa persona riesce a capire se mentite guardandovi negli occhi, oppure voi riuscite a capire se questa persona mente guardandola negli occhi. Voi potreste avere gli occhi verdi o questa persona li ha verdi. Ad ogni modo è una persona che è attratta in qualche modo dai vostri occhi e non riesce più a dormire senza di voi, appunto ha una faccenda in sospeso per colpa sua con voi, quindi gli spiriti vi stanno avvertendo che potreste riavere a che fare con questa persona o avere a che fare con questa persona. Andiamo a vedere i messaggi che riceverete nell'immediato futuro in amore. Allora, vediamo. Quali messaggi riceveranno nell'immediato futuro in amore coloro che sceglieranno l'ametista? Abbiamo ti amo ancora. Sul fondo noi non siamo uguali, io seguo il mio istinto dei valori e standard che tu non possiedi come la lealtà, già solo per questo mi merito rispetto. Quindi ci potrebbe essere, allora voi magari siete in questo tipo di energia, perché io vedevo prima questa energia femminile che stava sulla difensiva nei confronti di qualcuno. Quindi magari c'è qualcuno che è nell'energia del lupo in questo momento che appunto vuole tenere lontano una persona perché si riconsidera diversa, leale, insomma vuole avere rispetto da una persona, però lo fa nei confronti di qualcuno che è ancora innamorato. Quindi c'è qua un ex con cui avrete a che fare probabilmente, che vi scriverà ti amo ancora, comunque ve lo dimostrerà in qualche modo. Vediamo che messaggi riceveranno in amore nell'immediato futuro coloro che sceglieranno l'ametista. Questa è il rovescio, non la prendo. Che messaggi riceveranno in amore nell'immediato futuro coloro che sceglieranno l'ametista? Che messaggi riceveranno in amore nell'immediato futuro coloro che sceglieranno l'ametista? Che messaggi riceveranno in amore nell'immediato futuro coloro che sceglieranno l'ametista? In orizzontale. Che messaggi riceveranno in amore nell'immediato futuro coloro che sceglieranno l'ametista? Che messaggi riceveranno
Madonna mia. Allora, del rovescio. Che messaggi riceveranno in amore nell'immediato futuro coloro che sceglieranno l'ametista? Un attimo. Ok, mi erano cadute a terra. Che messaggi riceveranno in amore nell'immediato futuro coloro che sceglieranno l'ametista? Che messaggi riceveranno in amore nell'immediato futuro? Allora, questa è il rovescio, questa è parzialmente dritta. Allora, mi puoi ignorare anche tutto il mondo, ma la tua indifferenza mi uccide e resta. E qua mi viene in mente quando vi ho detto che c'è qualcuno che vi vuole tenere legati, non vuole fare in modo che voi non ve ne andiate. È qualcuno che appunto non sopporta la vostra indifferenza, non sopporta che lo ignoriate o la ignoriate. Quindi c'è qualcuno che appunto si rifarà vivo perché appunto la vostra indifferenza non la sopporta e vuole che voi restiate, che non ve ne andiate via. Quali messaggi riceveranno nell'immediato futuro in amore coloro che sceglieranno l'ametista? Qua abbiamo bisogno dei miei spazi, però sul fondo c'è voglio fare l'amore con te. Quindi magari qualcuno vuole fare l'amore con voi e voi però siete sulla difensiva, magari nei confronti di questa persona, oppure avrete a che fare semplicemente con qualcuno che magari a cui piace farsi i fatti suoi, cioè stare per conto suo, ha bisogno delle sue cose e così via. Vediamo di averne un altro. Quali messaggi riceveranno in amore nell'immediato futuro coloro che sceglieranno l'ametista? Allora, ne abbiamo due che mi si sono girati. Una volta qualcuno mi ha detto Carpe diem voglio te e ho scoperto delle cose perché ti ho osservato sui social. Sul fondo abbiamo mi manchi. Quindi, allora c'è qualcuno che sente la vostra mancanza, ma l'avevamo visto. Qualcuno vi vuole, vi desidera e anche questo l'avevo visto. Ed è un qualcuno che vi spia sui social e anche questo l'avevo visto. Quindi c'è un qualcuno che ha scoperto delle cose spiandovi sui social network. Quindi gli spiriti magari vi stanno comunque dicendo, comunicando che i messaggi che riceverete in questo momento in amore, che sia sul cellulare o che sia tramite delle dimostrazioni, avrete a che fare con qualcuno che appunto vi vuole e che vi ha spiato e che sente la vostra mancanza, che vi ama ancora, che non sopporta appunto che la ignoriate, l'indifferenza. Potrebbe però essere anche una persona che ha bisogno dei suoi spazi. Oppure, come dicevo prima, magari siete voi in questo tipo di energia nei confronti di qualcuno che invece vi desidera a livello intimo, quindi magari vuole fare l'amore con voi. Questo è come emerge. Fatemi sapere nei commenti se vi siete ritrovati, se qualcosa si dovesse realizzare. Io vi saluto, vi mando un bacio, ci vediamo presto per un prossimo video. Ciao a tutti!